Amici di Moto.it, ciao a tutti dal bellissimo Vigoleno per un test molto speciale. Edo, cosa proviamo oggi? Oggi proviamo le 4 classiche più amate del mercato, entry level di nome ma non di fatto. Abbiamo qui con noi la Triumph Street Twin, la Ducati Scrambler Icon, la Moto Guzzi V7 Stone e ultima ma non ultima la Yamaha XSR 700. Però Edo, 4 moto e noi siamo in 2, mancano 2 tester. Esatto, e allora per darci una mano abbiamo chiamato la nostra Buckets, la Cristina Bacchetti, eccola qui con noi. Ciao a tutti. E poi, quarto a sorpresa, è un amico di Moto.it storico, nonché il grandissimo campione della mountain bike, Marco Aurelio Fontana. Eccomi qua, bella lì. Ciao ragazzi. Ciao Marco. Grande Marco. Sto di fianco al Guzzone. Ma non so quale moto proverai oggi, perché adesso dobbiamo cominciare la prova. Io non so quale moto far usare, Marco Aurelio Fammi Fontana. provare. Vediamo un po' se si trova bene. Provo questa. Aggiudicato. Aggiudicato. Marco prova la Ducati senza la Mi fa sella. male che non ci sono le chiavi, sennò partivo così. Infatti, ragazzi, questa è una battuta, però ovviamente Marco, che ha fatto terzo alle Olimpiadi di Londra senza la sella, quindi secondo me vale più di un oro il risultato che hai fatto, proverà tutte le moto, in particolare la Ducati Scrambler senza la sella, no, con la sella. Quindi siamo pronti, Edo? Sì, siamo pronti. Cominciamo a raccontarvele e poi dopo le andiamo a provare. Iniziamo a raccontarvi ogni singola moto come è fatta. Io inizio dalla Yamaha XSR 700 perché è quella che nell'animo mi ricorda forse più di tutte le moto da Max Enduro, le moto che amo di più, e infatti questa è la base tecnica che poi accompagnerà la Yamaha Tenere 700. Quindi motore bicilindrico parallelo molto potente, qua siamo in questa categoria al top con 75 cavalli, pensate un po' a 9000 giri. Traino in acciaio, moto molto leggera, siamo a 186 kg col pieno di 14 litri. E una ciclistica moderna, molto svelta, molto agile, e d'altra parte questa è la moto di accesso di gamma alla famiglia Faster Sons, quindi la reinterpretazione di Yamaha delle moto classiche, quindi moto con un'estetica, vedete, piuttosto classica, con un faro tondo, la forcella addirittura con i soffietti che sono optional, ma poi con un carattere modernissimo, una moto che nel misto va come una moto moderna, come una nuda di oggi. Questa è l'anima della XSR 700 che ha un prezzo di partenza molto competitivo, parliamo di 7.690 euro. Edo, tu invece hai tutt'altro genere di moto. Esatto, io vi parlo della Moto Guzzi V7 per un motivo molto semplice, è l'unica qua dentro che non ha delle R nel nome. È la più classica delle classiche, il serbatoio è rimasto praticamente immutato nelle linee dai primi capolavori degli anni 70. L'anima che cos'è? Il bicilindrico AV trasversale che ha fatto la storia di Guzzi, solo 52 cavalli ma tantissima coppia spalmata molto bene su tutto l'arco di erogazione. Una ciclistica con un anteriore da 18 pollici, il posteriore da 17, misure belle strettine per renderla più agile, molto leggera, molto guidabile, facile, sella bassa, accessibile anche a chi non ha la patente da Superman nella guida dinamica, un bel equilibrio generale e soprattutto un vanto che pochissime possono avere. Dicevamo in apertura, è la più classica delle classiche, è quella che è stata più fedele al modello originale perché la sostanza è sempre quella. Naturalmente il tempo non è passato invano e quindi troviamo diverse soluzioni di oggi, vedi l'elettronica con un bel controllo di trazione, l'ABS ovviamente obbligatorio, un cruscotto moderno, comandi efficienti, tutto funziona meglio ma l'anima è ancora quella classica. La V7 Stone, che è la versione di accesso della gamma V7, parte da 7.990 euro. E adesso passiamo la parola a Marco che ci racconta la Scrambler. Eccoci qua, io sono sulla Scrambler perché quando ho parlato con i ragazzi ho pensato che fosse la moto diciamo fatta per me. Ho detto voglio provare lo Scrambler, uno perché ha questa gommetta un po' tassellata e io che vengo da fuori strada mi piace pensare di farmi ogni tanto qualche strada di ghiaia, due per il motore sportivo, insomma il bicilindrico Ducati è un motore molto famoso, bicilindrico Desmo, e poi una moto piccolina un po' per tutti, sia per chi si affaccia al mondo delle moto, insomma un ragazzo giovane, una ragazza che si affaccia appunto al mondo delle moto, sia per chi vuole un'altra moto, una seconda moto magari per smanettare un po', divertirsi, una moto agile, comunque con un motore molto fluido, un'erogazione secondo me ottima perché a tutti i giri viene su bene, ha una maneggevolezza incredibile ed è molto stilosa, quindi è la moto che andrò a testare. E la Ducati Scrambler Icon parte da 8.790 euro.
Cri, invece tu sei su un inglese. Sì, io ho scelto questa Bonneville in declinazione Street Twin, è un po' quella più raffinata delle 4 moto che andiamo a provare. Mi piace molto perché è facile, è semplice, ha la sella bassa 75 cm da terra, ma ha un bel motorone bicilindrico fronte marcia da 900 cc che in triumph hanno chiamato high torque, proprio perché ha una coppia di 80 Nm subito a 3200 giri. I cavalli non sono tantissimi, sono 55, ma la coppia è veramente tanta e subito. Ha l'aria della classica, ma sotto sotto c'è tanta tecnologia. Abbiamo l'acceleratore ride by wire con controllo di trazione disinseribile. Tutto questo a 8.900 euro. E dopo averle introdotte adesso vi raccontiamo anche come vanno soprattutto nei percorsi misti, perché in città sono tutte e 4 moto molto facili, hanno la sella bassa, pesi contenuti, quindi vanno benissimo. Mentre nel misto sembrano simili, moto classiche, ma hanno un'anima veramente diversa. Partiamo dalla Yamaha, che è quella più sportiva senza ombra di dubbio. Ha una gommatura molto abbondante, 120-17 all'anteriore e addirittura 180 sempre su cerchio 17 al posteriore. È un motore che fa la differenza rispetto alle altre perché è molto regolare sotto, ma poi allunga tantissimo ed è molto reattivo ai comandi del gas. Il cambio a 6 marce è preciso, rapportato molto bene anche per la guida sportiva e si è inseriti bene sulla moto. L'unica cosa, non si avverte tantissimo carico sull'avantreno perché la posizione in sella è molto arretrata. Si avvertono tanto le variazioni di carico in frenata e in accelerazione perché le sospensioni sono piuttosto sfrenate, però consideriamo sempre che è una moto che costa 7.690 euro, quindi per quello che costa offre un pacchetto telaio motore sicuramente al top e sospensioni che quando la guida si fa molto sportiva cominciano ad andare un po' in crisi. Ottimo l'impianto frenante con ABS, anche perché è l'unica moto della nostra comparativa che dispone di un doppio disco all'avantreno. Quindi gran moto con una guida sportivissima che richiede soltanto un po' di attenzione per le sospensioni sfrenate nei percorsi quando incontriamo delle sconnessioni. E adesso passiamo da una moto modernissima alla moto più classica, come diceva Edo, del gruppo, la Guzzi V7. La moto Guzzi V7 colpisce immediatamente per l'equilibrio, si ha l'impressione di una moto in cui non c'è un elemento preponderante rispetto agli altri, tutto molto ben integrato, ben amalgamato. Il motore colpisce subito per l'erogazione, abbastanza pronta, fluida, regolare, fino ai bassi regimi. Si stempera un pochino troppo presto, ha una bella schiena sotto, ma in alto finisce presto il fiato da questo punto di vista. Però ha come compagno una ciclistica neutra, agile perché è leggerissima, allo stesso tempo stabile perché è un'agilità fatta dalla leggerezza, non dalle quote ciclistiche. Non si avverte nessun nervosismo, la moto scende sempre equilibrata in piega, armonica nella guida, pecca un pochino forse sulla frenata perché invita alla bella guida, bella rotonda, senza spigolature, senza forzature. Il freno, che comunque ha il giusto mordente, manca un pochino di potenza quando lo si chiama in causa con un pochino di forza. Non piace molto la frizione perché il monodisco a secco, pur se dolce e morbido ad azionare, è un pochino brusco nello stacco, quindi soprattutto in scalata tende un pochino a perturbare l'assetto. Per il resto è una moto molto comoda, con una posizione di guida veramente old style, ci si siede sopra la moto, la sella assolutamente piatta, quindi molto comoda per il passeggero ma magari poco incline alla guida sportiva. Un'angolazione delle ginocchia un pochino marcata, i più alti probabilmente non si trovano molto a loro agio, anche perché ci sono i cilindroni che fanno interferenza con le ginocchia e anche la sagommatura del serbatoio non è quella ideale per chi è più alto di 1,80 m. Se come me invece siete abbastanza compatti, la posizione è bella comoda e spinge a fare dei chilometri. È una moto su cui si porterebbe molto volentieri anche il passeggero, magari in vacanza per qualche giorno. Marco, raccontaci tu della Scrambler invece. Eccoci qua, la nostra Ducatina. Subito mi ha colpito per la maneggevolezza, per appunto l'erogazione del motore. È una moto divertente, è una moto che se ci andate al bar, se ci andate in collina, se ci fate una gita un po' più lunga, diverte. Ti chiede un po' di spingere quando c'è qualche curvetta in più, ma non sei obbligato, puoi andarci anche piano, puoi andare tranquillo in posizione relax. Però tra le gomme, tra la ciclistica, tra il manubrio, quando poi vi mettete un po' più aggressivi e andate a tirare qualche curvetta, si fa qualche bella piega e dà gran soddisfazione. Ha un ritmo nel misto che uno con la sportiva insomma deve un po' accelerare per starti dietro. È vero che magari la cavalleria non è incredibile, ma comunque il motore ce n'è finché ne avanza. Forse è un pochino rigidina dietro, nel senso che quando si prende qualche compressione, soprattutto in zone un po' più vallonate con le strade non perfette, ti scalcia un po', cioè un po' brusca dietro.
però quando magari è appena più liscia la moto è veramente velocissima nel cambiare direzione, pur non essendo una moto sportiva in sé per sé, in realtà ha l'anima tanto sportiva. Quindi mi sono divertito veramente un sacco, è una moto facile per tutti e quindi insomma mi ha fatto sorridere sotto il casco mentre giravo. Passo la palla alla Cri, che è stata sull'inglesina e ci dice qualcosa. L'inglesina è esattamente come ci si aspetta una Bonneville, quella che deve essere una Bonneville, quindi è molto facile, è una moto con la quale si può fare tutto, una moto a 360 gradi, va bene in città, va bene fuori, va bene in collina. Noi oggi abbiamo un po' spinto, obiettivamente abbiamo un po' spinto e forse per via della ruota da 18 davanti, forse per l'impostazione che è veramente classica, fatica un po' a scendere in piega, va guidata un po' più di prepotenza, ecco, è una moto che è fatta più per passeggiare sicuramente. A me piace molto anche la posizione di guida, è molto raccolta, ho il manubrio vicino, la sella bassa, forse per i piloti un po' più alti sulle lunghe percorrenze può risultare non troppo comoda. Sicuramente la Bonneville, la Street Twin, è quella che meglio va ad accogliere il passeggero insieme credo alla V7 di Edoardo. Invece Marco e Andrea del passeggero non avete detto nulla. Cri, mi hai beccato, io cercavo di star zitto sul passeggero perché in effetti la Yamaha quando sei da solo va benissimo, il passeggero ci sta però per brevi spostamenti perché la sella è proprio piccolina, soprattutto se chi guida, come nel mio caso, supera il 1,80 m. Te Marco? Anche sulla Ducati il passeggero magari non ha questo comfort incredibile come sulla Guzzi ad esempio, che ho provato con il passeggero ed è molto confortevole, però devo dire la verità tesoro, se mi stai ascoltando ti ci porto lo stesso in moto se vuoi. Vi raccontiamo per ciascuna moto 3 pregi e 3 difetti, si ritroviamo. Iniziamo dalla Yamaha XSR con i pregi. Prima cosa il motore è veramente fantastico, un motore molto moderno. Secondo, la ciclistica va di pari passo col motore ed è agilissima tra le curve, quindi far divertire un sacco. Terza cosa, il rapporto prezzo-dotazione è ottimo, ha un prezzo veramente bassissimo, l'ho detto già 3 volte, quindi è veramente al top di questa comparativa. Difetti, prima cosa, c'è ancora un po' di on-off nel chiudi-apri da parte dell'acceleratore. Secondo difetto, il motore è un motore Euro 4 moderno, in città quando la temperatura sale come in questi giorni vicino ai 30 gradi scaldicchia. E terza cosa, le sospensioni quando si forza un po' il ritmo sono piuttosto sfrenate, però si tratta veramente di una forzatura perché la XSR 700 non nasce per fare i piegoni nel misto. Edo, 3 pregi e 3 difetti della tua Moto Guzzi? I pregi è molto facile trovarli. Il primo è sicuramente la personalità perché è la moto più coerente, è la classica, la vera classica fra le classiche ed è una cosa che non si può comprare e non si può creare. La seconda è sicuramente l'equilibrio nella guida perché è rotonda, abbiamo già detto prima, diverte in una bella guida rotonda, classica anche lei. Il terzo pregio è sicuramente la comodità, perché ci si può passare una giornata in sella e non ci se ne accorge neanche. I difetti, ecco, si vorrebbe qualche cosina di più verso l'alto dal motore, che è bellissimo sotto, ma in alto davvero finisce un pochino presto il fiato. La seconda, l'abbiamo già parlato, la potenza frenante, perché il mordente c'è, ma la potenza quando si insiste non è granché. E il terzo è una frizione, monodisco a secco, un pochino brusca nello stacco, che soprattutto in scalata sporca un pochino quel quadro generale. Marco? Questa moto c'ha veramente ritmo tra le curve, nel misto, le viene da sola, lei va forte e tu la segui, quindi è proprio bello andare a buon passo con la Scrambler. Secondo pregio direi l'erogazione, come già detto hai una bella schiena, un buon allungo, non devi andare al limitatore perché non è una moto da limitatore, però ce l'hai quanto ne vuoi il motore, puoi girare in terza, puoi girare in seconda, strappa poco, è un motore che mi piace, è bello pastoso. Poi la maneggevolezza, la moto è leggera da muovere sia da fermo che in movimento, quindi i cambi di direzione sono repentini, è una moto insomma molto divertente. Difetti, la sospensione posteriore è un po' duretta, l'altro difetto, la moto è un po' piccola, quindi se siete alti, se siete un po' più grandi di me, che non sono un peso massimo, vi troverete tra le gambe una moto un po' piccolina, però per il resto è fantastica, mi è piaciuta veramente un sacco. Hai detto 2 difetti, erano 3. Il terzo l'ho cercato, però tra che sono appassionato di moto, tra che è stata una bella giornata, faccio fatica a tirar fuori difetti onestamente di tutte le moto, perché me la sono proprio goduta. Quindi Cri, pregi e difetti della tua? Pregi, è una Bonneville, quindi secondo me è bella e ben fatta. Poi ha un sacco di chicche elettroniche che non ci si aspetterebbe da una classica e ha un bellissimo rumore di scarico.
Difetti, la posizione un po' raccolta, può piacere, può non piacere, i piloti un po' più alti magari rischiano di soffrire un po'. Il peso, il secondo difetto è il peso, perché 198 kg a secco forse sono tantini su una moto di questo tipo. E terzo difetto, manca il contagiri. Ragazzi, Marco non è soltanto un campione, ma è un grandissimo appassionato di moto. E a te lasciamo il commento finale su tutte e 4 le moto, perché noi tester le conosciamo già, tu invece arrivi qua con il foglio bianco, quindi raccontaci le tue emozioni moto per moto. Allora, la cosa più bella di oggi è stata che sono 4 moto che appartengono alla stessa categoria, sono moto classiche, ma sono veramente diverse l'una con l'altra, quindi ognuna ha una cosa speciale, ha un carattere speciale. Sull'inglese c'è questa posizione a scuola inglese tipo a cavallo, con le ginocchia molto strette in mezzo al serbatoio, il manubrio un pochino stretto, ma è elegante, è una moto elegante, quindi si guida con eleganza e non con aggressività. Della Ducati ho già detto un sacco di cose, mi è piaciuta tanto perché è una moto sportiva, è una moto che ti porta in giro sia piano che forte ed è veramente per tutti. Lo Yamaha là in fondo è quello più aggressivo, c'ha un motore che fa paura e di gas, perché quando ti aggrappi un po' al gas non sei più quasi su una moto classica, ma sei su una roba che va veramente forte. Alla fine non ci crederete, ma la mia preferita, e lo devo dire perché sono una persona sincera, è il Guzzone. È il Guzzone perché tu ci sali e c'hai tutto giusto. Sì, i cilindri sono un po' grossi, ma è il suo bello. La fai partire e inizi a ballare. È magica, è una moto di tanti anni fa, solo che quando vai in garage schiacci il pulsante, lei parte, ti porta in giro e te godi. Se vuoi fare un po' il jobar, ti metti un po' a uovo, inizi a tirare, limi un po' le pedane, non ditelo in giro, però ti diverti. Grazie Marco per aver passato una giornata con noi in sella a queste moto bellissime. Edo? Fate sapere cosa ne pensate, commentate qui sotto e sul sito di moto.it, iscrivetevi e Alla prossima, ciao! ciao!